Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, lunedì 10 febbraio del 2025, è tornato, caro Enrico Boiani, è Mattino Milan che ci accompagnerà fino al 31 maggio, insomma, o giù di lì, quando poi ritornerà come sempre obbligo di riscatto per l'estate, ma fin quando ci sarà calcio giocato, come sempre, qui alle 10 troveremo Mattino Milan. Intanto ti saluto, Henry, ciao, buona settimana. Ti vedo un po', provi a rilanciare Mattino Mia, ma ti vedo un po' con l'occhietto triste per la fine di obbligo di riscatto. Vabbè, facciamo una cosa, ragazzi, facciamo tornare la voglia al direttore di fare anche Mattino Milan con un bel like, arriviamo a 1000, un bel commento, l'iscrizione che potete fare anche qua sotto nell'angolino destro se non l'avete ancora fatta, passando col mouse sopra il diavoletto che vi fa comparire il bottone per iscriversi. E insomma, grazie a tutti coloro che si abbonano, che ci supportano quotidianamente, vi vogliamo bene. A proposito di questo, oggi lo chiedo io il like, ma per un semplice fatto, come avete visto non c'è stato l'editoriale stamattina, ma perché ieri da metà pomeriggio in poi avevo qualche linea di febbre, quindi un like, una tachipirina mi verrebbe da dire. Az. Sì, quindi se Vabbè, se però siete l'hai già fatto ieri l'editoriale, sì, no? sì, siete compassionevoli, se avete voglia, di mettere like, grazie, ormai siamo questi qua. Caro Henry, Sì. arriva tra 2 giorni, è una partita molto importante. Prima di parlare di questo e delle scelte quasi obbligate di formazione che sono molto stuzzicanti, per quanto obbligate, ma insomma sono molto esotiche. Dobbiamo chiudere un discorso riguardante quello che è successo sabato, soprattutto extracampo, o meglio, è successo in campo, ma ieri ha avuto una coda finale fuori dal campo, ovvero la mancata espulsione di Cacaccia su Walker pochi minuti dopo l'inizio della partita, verso il quinto o sesto minuto. L'intervento è questo qui, l'abbiamo visto, rivisto e stravisto. Ieri, durante Open VAR su DAZN, la giustificazione dell'addetto dell'AIA è stata c'erano diciamo così, c'erano le caratteristiche per portare al rosso, ovvero l'altezza, i tacchetti, diciamo così, bene in vista, la gamba tesa, eccetera, eccetera, però mancava intensità e quindi il rosso no. Che poi è stata probabilmente anche la motivazione per cui non è stato dato in presa diretta durante la partita. Allora, a parte che ogni tanto si può anche tranquillamente dire: "Ragazzi abbiam sbagliato." Si può anche dire: "Abbiam sbagliato." Non per forza bisogna trovare una giustificazione a tutto sempre per cercare di uscirne come quelli che non sbagliano mai. Si può dire: siccome siamo umani, si sbaglia a volte. Abbiamo sbagliato in 3. Arbitro, VAR e AVAR, ma va bene. Però va bene, abbiam sbagliato. Perché comunque, l'intensità c'è. Perché la gamba di Kyle Walker si piega in modo innaturale, non si piega così per caso, perché gli arriva uno coi tacchetti che gliela fa piegare. 2, se gli arrivava con un pochino più di intensità, la gamba di Walker rimaneva lì a Empoli. E Sì. cosa dobbiamo aspettare che gli si pieghi in 2 la gamba per dare il rosso? Cioè, di cosa stiam parlando ragazzi? Se c'era veramente poco più intensità, qualche parte che o era la parte alta, il ginocchio, o la parte bassa, magari la caviglia, si girava definitivamente, invece così ha tenuto. Grazie al cielo, perché non era super intenso. Ma piegato sì. Lo sapevamo Simo, quando Non è che ha abbiamo strusciato, sì, Io sì, vera sì.
Lo sapevamo quando abbiamo fatto la grafica dell'arbitro prima della settimana, cioè prima di questa partita qua. Sapevamo che era un tridente che ha sbagliato spesso nella sua carriera. Cioè, tutti e 3 hanno commesso degli errori piuttosto importanti, più e più volte. Ed eran tutti insieme, ma non per puntare il dito verso i 3, cioè l'arbitro più i 2 al VAR, e che poi nemmeno riconoscere che per l'ennesima volta sono stati commessi degli errori. Io tolgo da questo, diciamo, da questo calderone la questione Tomori, perché lì è proprio buco di regolamento, cioè gli arbitri, tra virgolette, non ci possono far nulla. Il regolamento coi piedi, ma questo è un altro discorso. Tolgo quello, cioè, l'episodio dell'espulsione però è una scelta in primo luogo dell'arbitro e poi successivamente di VAR a VAR. E se non viene espulso Cacace per questo intervento qua, dopo 5-6 minuti, cioè, cambiava la partita completamente, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ogni tanto bisognerebbe, come dicevi giustamente tu, dire ragazzi, era rosso, abbiamo preso un abbaglio, abbiamo sbagliato, speriamo di non sbagliare la prossima, fine. Cioè, basterebbe questo. Passiamo dal tridente arbitrale, Henry, al quartetto, al Sì. poker di giocatori offensivi che il Milan rischia, tra mille virgolette, di dover, questo sì, schierare direttamente dal primo minuto contro il Feyenoord in Champions League. Perché, passiamo velocemente su Gazzetta giusto per darci una mano, Musa squalificato, i 4 fuori lista, più gli infortunati, è emergenza. Allora, facciamo un rapido conto di chi c'è e chi non c'è e capirete il perché il Milan è quasi chiamato, è quasi costretto, per certi versi, a schierare l'attacco pesante. I 2 mezzi al campo sono sempre loro. Sono Reinders e Fofana, che Dio li abbia in gloria, e giocano ancora loro. Anche se io soffro, lo stiamo vedendo, ancor più di Tigi, è veramente in difficoltà. Però, insomma, si regge in piedi e quindi gioca. Giocano loro 2 mezzi al campo. Il terzo, se vogliamo dire, o il quarto, se vogliamo fare il 4-4-2, manca. L'unico eleggibile sarebbe Terracciano. Perché? Musa, il rosso con la Dinamo e quindi è squalificato. Alejandro Jimenez è fuori dalla lista. Warren Bondo è fuori dalla lista e anche infortunato. Loftus-Cheek è infortunato. Non so se provano un azzardo mostruoso ad anticipare di 2 o 3 giorni il possibile rientro che era dato per Milan-Verona, ma la vedo grigia, soprattutto a partire dal primo minuto dopo che uno è fermo da oltre un mese. Chi manca ancora? Ah, Sottil è fuori lista. Quindi siamo ridotti ai minimissimi termini. Le alternative, come detto, sono 2. O Terracciano per avere un pochino più di equilibrio, o Ciukwueze, ma alla fine credo che cambi poco tra Ciukwueze, João Felix, eccetera, eccetera, oppure, come detto, i 4 tenori, che ne erano 3, sono diventati Ha 4. senso a questo punto giocare coi 4, secondo me, anche perché Terracciano lo devi tenere in panchina, cioè Sì, per 1000 motivi. se per qualche malaugurata ragione Reinders o Fofana devono uscire prima dal campo perché magari, non lo so, sono arrivati, sono cotti, sono bolliti, non ne hanno più, e sto parlando Della di stanchezza. ipotesi più, esatto, di stanchezza e non di altro che speriamo non accada, ti serve in panchina Terracciano, cioè è Tra l'altro è anche fondamentale. il primo cambio di Walker. E in tutto ciò, esatto, è anche un cambio Walker, quindi devi giocartelo in panchina, senza se, senza ma. E a questo punto ti direi, visto che Empoli, è vero, era 0-0, eri di mezzo disperato, tutto quello che vuoi, però 10 da contro quando gli hai 10. messo... 10 contro 10 anche. 10 contro 10, sì, ma io parlo anche dei primissimi minuti, proprio dell'inizio del primo tempo. Li hai messi tutti dentro e poi si è messa male dopo, perché si è messa male con quell'episodio lì dell'espulsione di Tomori, poi si è rimessa meglio dopo l'espulsione di Marianucci, però comunque li avevi messi dentro, li stavi provando. Quindi ti direi tanto vale se siamo messi così riprovarci.
giochiamo a fare un gol più degli altri, per me è un concetto sbagliato, perché si trofei e si va avanti nelle competizioni con le migliori difese, però siamo in ballo, balliamo, ti direi. Ripeto, è una roba che è contro quello che io ritengo più corretto, cioè io sono un grande fan delle difese, però a 'sto punto ci son loro, siam contati e che giochino tutti insieme. Ma guarda, mi viene in mente la cosa più semplice da fare in questo momento, ovvero Fofana, Reinders, e poi chi si alterna a fare l'altra mezzala, barra l'uomo che dà una mano in centrocampo, uno tra Pulisic e Joao Felix, cioè quello che in quel momento magari si trova un pochino più vicino, Sì. si abbassa a fare il terzo. Tanto Pulisic l'abbiamo visto, l'ha fatto praticamente per 6 mesi quest'anno. Quel ruolo ibrido di tre quarti barra mezzala, e l'ha fatto anche discretamente bene, anzi una volta addirittura ha fatto anche l'interno. Cos'era, una partita di In un fine finale primo di partita, tempo. sì, in un finale di Sì. partita fatto a mezzala praticamente, mi ricordo, sì, sì. Joao Felix a Empoli ha fatto quasi il mediano a un certo punto della partita, a 2 insieme a Reinders e poi insieme a Musa. Quindi credo che in questo momento le alternative, siccome sono veramente una, e quindi probabilmente faremo così, faremo di necessità virtù contro un avversario che ha battuto sì lo Sparta Rotterdam in campionato nel derby 3-0 se non ricordo male, ma lo Sparta Rotterdam anche qui, se non ricordo male, è quarto ultimo, quindi non è proprio un match attendibilissimo. È un avversario che è un po' in difficoltà, arrivava a 3 sconfitte, magari ci sta anche un pochino mettergli peso durante la partita, soprattutto mettergli un pochino di pressione, visto che dall'altra parte a un certo punto si accorgeranno che hanno contro esattamente l'attaccante che hanno venduto 10 giorni fa. E quindi Sì, sì, è un sì. po' la partita del cuore, come scrive Che Gazzetta. segnerà, ricordiamo, Ibra ci ha detto che segnerà a Rotterdam Gimenez, e quindi giocatevelo perché ce l'ha assicurato Zlatan Ibrahimovic. No, scherzi a parte, io ricordo sempre che c'è il ritorno anche, Mh. in cui magari speriamo di avere di nuovo Loftus-Cheek utilizzabile, in cui Musa sconterà la squalifica, in cui siamo a San Siro, in cui magari recuperando Bondo e mettendo dentro anche Sottili in campionato riesce a far rifiatare un pochino anche gli altri. C'è tra una settimana, anzi poco più di una settimana, perché poi giochiamo martedì, il ritorno, c'è il ritorno a San Siro. Quindi andiamo a Rotterdam, andiamo con l'attacco pesante, puntiamo magari anche a vincere la partita, evitiamo cioè un dentro fuori clamoroso, cioè a una certa si possono anche tirare remi in barca se vediamo che butta male e giocarsi tutto al ritorno. Poi io capisco che sei più forte, devi vincere, eccetera, ma per la situazione in cui siamo di emergenza son 2 partite, non è solo mercoledì, lo ricordo. Sì, bisognerà fare un po' i conti in tasca alla qualificazione, quello Eh, poco ma sicuro. Anche perché non c'è più la regola del gol doppio in trasferta, quindi che magari, che so, andavi lì a fare 2 gol anche pareggiando o perdendo. La speranza è proprio quella di fare una buona partita prima di tutto, perché abbiam bisogno di avere un po' di continuità. E nelle nostre partite, come giustamente dice Conceição, ancora ci sono ampi margini di miglioramento e ampi margini di partita in cui invece non facciamo bene, e quindi dobbiamo per forza di cose avere continuità, altrimenti il rischio è quello di continuare a stare su questa specie di ottovolante che è stata la nostra stagione. Ma ti dico anche di più, io mi aspetto un Milan che sì, ha 4 attaccanti, ma che non sarà troppo offensivo. mh, Io me lo aspetto bello tranquillo e sereno lì, e poi quando riparte con solo 4, perché tanto basta e avanza a quel punto, mh, e tiene gli altri 6 più 1 col portiere dietro. Belli sereni speriamo, in contropiede. speriamo. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo come detto tra poco per Lunch Talk, e stasera alle 19 c'è la stanza dei bottoni con mister Emanuele Bottoni, parleremo di Empoli sì, ma parleremo anche di come sta cambiando un po' il Milan e di come potrebbe essere appunto il Milan di
i mercoledì con tutti insieme dentro appassionatamente. Grazie Henry, a dopo. Ciao a tutti, ci ritroviamo oggi pomeriggio.